Stadium di Numanuzzi. Quest'oggi siamo qui per la conferenza prepartita di Reggiana-Cesena, gara valida per la 20ª giornata del campionato di Serie B KT 2025-2026. Con noi è presente mister Michele Mignani. Prego per le domande. Ciao, buongiorno mister. Meglio passare oltre su questo ennesimo divieto ai nostri tifosi di seguire la squadra, perché ormai ne abbiamo parlato, ne parliamo spesso, purtroppo i nostri tifosi sono sempre più condannati, anche se non hanno colpe, perché sia col Padova che con la Reggiana colpe non ne hanno, però evidentemente è un po' come impedire alle auto di andare, e così si evitano gli incidenti stradali, ma insomma è assurdo tutto quanto. Però parliamo di calcio, che è meglio. La Reggiana viene da 5 sconfitte su 6 partite, di cui 4 consecutive. A volte hai osservato che spesso che ti capita di affrontare squadre in crescendo. La Reggiana non è in crescendo evidentemente, però appunto per questo può essere molto insidiosa. Credo che l'obiettivo nostro sia guardare noi stessi e non guardare gli altri sotto l'aspetto delle motivazioni. Per noi è una partita importante, per noi è un derby, per noi abbiamo bisogno di portare punti in classifica. Guardiamo la Reggiana sotto l'aspetto tattico, abbiamo cercato di capirne le qualità, le doti e i difetti e faremo partita sotto quell'aspetto. Poi questa valutazione, questo dato che tu mi dai è un dato che oggettivamente c'è e probabilmente ti dice che questo non è il miglior momento della Reggiana, ma poi rimane comunque un derby, rimane comunque una partita da giocare, rimangono 90 minuti importantissimi per entrambe le squadre, e spesso quando una squadra viene da dei risultati negativi ci mette qualcosa di più. Buongiorno mister, all'andata Dionigi utilizzò uno schieramento leggermente diverso, non giocò con il centravanti, giocò con 3 giocatori che non vi diedero, non vi lasciarono sostanzialmente punti di riferimento. Uno di quei 3 non ci sarà sicuramente, gli altri 2 sì. Ti chiedo se ti aspetti ancora una Reggiana con quelle caratteristiche lì e al contempo che tipo di squadra pensi di trovare, che tipo di avversario pensi di affrontare, insomma. Ma secondo me nella partita di andata avevano fuori qualche giocatore per cui la formazione secondo me sotto certi aspetti può essere stata vincolante. Io mi aspetto che giochino con una punta centrale che possa essere Gondo o Novakovic e 2 giocatori offensivi a fianco che possono essere Portanova e Girma. Questo è quello che penso di trovarmi, però al di là di questo noi ormai siamo collaudati, siamo abituati, affrontiamo squadre che giocano con una punta, con 2 punte, alcune con quelle aperte, alcune con quelle più dentro, per cui su questo abbiamo lavorato in settimana. Mi aspetto un derby, mi aspetto una partita sentita, equilibrata, come sono poi tutte, come lo è stata all'andata, e mi aspetto di fare grandi prestazioni. Visto il cammino della Reggiana, che sono sconfitte da 4 domeniche, l'ambiente è un po' in tensione, infatti stanno contestando un po' la squadra. Ecco, questo è un clima che potrebbe esserci anche durante la partita, potrebbe essere un punto a vostro favore? Io penso che noi dobbiamo concentrarci sul campo, poi dipende da come va la partita. Io penso che se la partita va in una direzione il pubblico della Reggiana possa andare in una direzione, se va nell'altro, quindi secondo me non sono problematiche che a noi interessano, noi dobbiamo concentrarci su quello che c'è da fare sul campo, poi quello che succede fuori non posso io pensare ed augurarmi che ci sia un clima di contestazione. Io devo pensare a preparare la partita, per me sono solo distrazioni queste considerazioni. Buongiorno mister, ti chiedo se Castagnetti possiamo considerarlo recuperato al 100% e quanto nelle ultime 3 giornate ti è mancato un giocatore con le sue caratteristiche come Castagnetti? Adesso sta bene, la settimana scorsa stava benino e non sapevo se avrebbe avuto 90 minuti, allora ho preferito far giocare chi era al 100%. Per noi è un giocatore importante, ma lo è dalla prima partita che ha fatto per noi, tutti glielo riconosciamo. È chiaro che ci sono dei momenti in un campionato dove anche i giocatori importanti possono mancare
ed è chiaro che una squadra deve andare avanti, giocare e fare prestazione anche se non ha giocatori importanti in campo. Ecco, buongiorno mister, ti chiedo com'è andata la settimana in preparazione, dato che comunque è stata completa rispetto a quella con l'Empoli di Causaneve, e se per domani hai tutti a disposizione. Sì, quando io vi ho parlato di una settimana non completa, certo non era una giustificazione, un alibi per la partita con l'Empoli, ci mancherebbe altro. Questi sono ragazzi sani che se anche saltano l'allenamento, però fare una settimana tipo ti permette di portare sul campo tutto quello che c'è da fare in funzione della partita e in preparazione alla partita, per cui la settimana l'abbiamo fatta in una maniera giusta e sono tutti a disposizione, quindi andiamo a reggere tutti quanti. Voglio tornare un attimo indietro a Empoli, alla partita con l'Empoli. Eri in svantaggio? Una domanda che ci siamo fatti in tanti. Eri in svantaggio e anziché inserire magari un attaccante come Olivieri o Diao, ha inserito Bastoni e Celia. Ecco, c'è una ragione particolare che noi non conosciamo naturalmente, che insomma la gente ha diritto di sapere, di conoscere. No, ma mi sembra di aver risposto anche dopo la partita. A Catanzaro e anche un'altra volta in casa, mi sembra, forse proprio con la Reggiana, quando eravamo sotto, abbiamo inserito 3 punte. Rimaniamo nel recente. A Catanzaro abbiamo inserito 3 punte, abbiamo fatto partita con 3 punte con Spendi, Olivieri e Blesa, e non abbiamo avuto risultati che volevamo perché abbiamo probabilmente occupato male gli spazi in zona offensiva, quindi avevo delle priorità in altri giocatori. Secondo me Celia e Bastoni sono entrati molto bene e hanno dato vitalità sulla fascia sinistra, e alla fine vedevo che Cioffi e Berti erano in debito d'ossigeno, facevano fatica, mentre gli attaccanti non avevano bisogno di fare grandi corse perché comunque eravamo quasi sempre sia nella loro metà campo e nell'area di rigore, quindi ho preferito inserire 2 giocatori diversi come Guidi e Magni. Tutte le volte che facciamo dei cambi, tutte le volte che faccio dei cambi, ovviamente consultandomi con componenti del mio staff, li faccio in funzione di quello che penso che possa essere migliorativo sulla partita e non perché ho dei vezzi o delle fissazioni. Poi quando l'allenatore fa i cambi e la partita si ribalta è un grande, quando i cambi non ti portano il risultato qualcosa è sbagliato, ma col senno di poi è troppo facile. Oggi, avendo rivisto la partita, rifarei quello che ho fatto. Ti chiedo 2 cose. La prima, 4 partite che andate sotto per primi, ti chiedo se ti preoccupo, se sono un dato statistico. La seconda, se sei d'accordo che forse manchi rispetto a un mese fa, 2 mesi fa, un po' di spensieratezza in alcuni momenti della partita. Il fatto di questa è una squadra che da quando è cominciato il campionato ha quasi sempre dimostrato che anche se va sotto continua a fare gioco, continua a proporre gioco, e quindi è chiaro che non vorrei andare sotto, è chiaro che mi piacerebbe andare in vantaggio, però se vai sotto all'ultimo minuto diventa difficile. Se vai sotto dopo 20 minuti, questa è una squadra che ha dimostrato di poter ribaltare partite, lo ha fatto. Mi dicevi del gol? Linea di massima no, però è anche vero che poi la spensieratezza te la portano i risultati. Secondo me sia a Catanzaro dove non siamo riusciti a fare gol abbiamo creato occasioni, con l'Empoli ne abbiamo create tantissime. La vittoria porta sorriso, però questa è una squadra che lavora bene e deve rimanere spensierata, perché la classifica è ancora una buona classifica, perché abbiamo fatto un girone d'andata di un certo livello. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, pensare al nostro obiettivo, che è fare più punti possibili e cominciare da domani. Volevo chiederti se dopo Adamo ci potrebbe essere qualche altro giocatore che chiede di andare via per avere più spazio.
Cioè, potrebbe essere questo problema? C'è qualcuno, senza far nomi, perché tanto No, non le no, fa. ma noi diamo la massima libertà ai giocatori, alla vita loro. Noi non possiamo determinare, come è successo con Adamo, non possiamo determinare di tenere qualcuno contro voglia. L'importante è che non ce lo dica all'ultimo giorno di mercato, perché poi diventerebbe difficile sostituirlo. Se domani qualcuno bussa alla porta del direttore per dirgli che non è contento di rimanere qua, noi faremo di tutto per lasciarlo andare, a patto che si trovi una soluzione alternativa, perché già credo che noi siamo una delle rose più strette di tutta la Serie B, quindi ad oggi non ho notizie in tal senso, perché questo è un gruppo che sta bene insieme sia in campo che fuori dal campo, ma ad oggi bene o male non ci sono stati problemi con nessuno, quindi per ora io non ho notizie di questo, però se dovesse succedere accetteremo le conseguenze. Ti chiedo se invece hai notizie in entrata. No, non ho notizie, perché ad oggi non ci sono notizie. Io credo che la società e il direttore, la società abbia dato mandato al direttore di provare a fare qualcosa, però io che mi confronto con il direttore ogni giorno, e quindi divento ripetitivo poi a dirvi che tutte le squadre, per quanto io sia stracontento di quello che ho, perché sennò poi passa un messaggio sbagliato, però tutte le squadre sono migliorabili, è chiaro che bisogna averne la volontà e la disponibilità per farlo. Una domanda che ogni tanto torna. Arrigoni potrebbe essere un acquisto sostanzialmente, perché nel girone di andata non ha sostanzialmente giocato. Ecco, ti chiedo spesso a che punto è, come sta? Ma Arrigoni sarà sicuramente un acquisto se si considera il fatto che ha giocato meno, io lo vedo crescere, ha avuto un infortunio brutto, è un ragazzo meraviglioso, un ragazzo che ho cercato io, ho voluto io, lo avevo già allenato, sta dando grandissima disponibilità e sta dimostrando di crescere. Ragazzo che in un gruppo come questo si è integrato perfettamente e dà il suo contributo anche quando non gioca. Io spero di poterlo utilizzare, perché comunque credo che sia molto vicino alla sua migliore condizione. Ne abbiamo parlato all'inizio, però vorrei che dicessi qualcosa anche tu, il fatto che insomma, si giochi nel giro di un mese o poco più ancora una volta senza il settore ospiti, con il settore ospiti chiuso, senza tifosi, perché è giusto insomma, che tu dica qualcosa. Ma ci sono delle cose che non si spiegano, perlomeno che io non riesco a capire, poi probabilmente sono molto semplici da capire, io non riesco a capire. Cioè, so che nei nostri tifosi, io invito chiunque a venire a vedere una partita al Manuzzi, invito chiunque. Non ci sono le barriere, ci sono un sacco di famiglie, un sacco di bambini, i nostri tifosi cantano dal primo all'ultimo minuto, quasi senza mai offendere nessuno. E per di più nella partita di andata i nostri tifosi sono stati parte lesa, quindi io ripeto, per me ci sono tante cose che io non capisco, sarà un limite mio, ma faccio anche quando non capisco qualcosa faccio fatica anche a parlarne. Grazie a tutti. Grazie.